Salve care amiche e cari amici, sempre il live mi prende di sorpresa perché poi c'è uno schifio nello scrittorio di prese, auricolari, alimentatori, occhiali, che con i nuovi occhiali ci vedo meno dallo schermo che con i vecchi fazzoletti eccetera. Allora purtroppo inizio il live e, e mi prende di sorpresa perché vabbè, ogni momento è quello giusto per fare un live. Comunque, salve cari amiche e cari amici, qui vi saluta il vostro Sant'Enchan come sempre, come ogni volta che apro i miei video, anche i miei live apro così. Qua ormai sono le 23:07, fanno 14 gradi centigradi, Fahrenheit sono 57. Ciao Alessandro Arcangeli, come stai? Un saluto anche a Antonio Trotta, mi sembra che si chiami. Eh, Antonio Trotta, aspetta che vedo un po'. Carissimo, carissimo anche a te, caro amico. Bene, spamma pure, invita gente al live. Dicevo, 50 gradi Fahrenheit, 14 gradi centigradi, la temperatura massima è stata di 23 gradi, ne faranno di minimo 10, precipitazione 0%, umidità 87%, infatti mi sto cucinando come un tortellino a vapore cinese. Vento di 3 km orari, in pratica non c'è un filo d'aria. Ciao Claudio Wolf, come stai? Spero bene. Allora, basta, questi sono stati i dati meteorologici che vabbè, il vento è uno schifo, è tutto uno schifo, ma di che parlarvi? Come dice il titolo, Sant'Enchan risponde a Lambrenedetto XVI ed altro ancora live. Sarà più altro ancora, ma Alessandro Arcangeli credo che sia stato lui, che sia stato tu, caro Alessandro Arcangeli, l'amico che mi ha fatto conoscere Lambrenedetto XVI, perché mi ha fatto vedere un live o un video, e io gli vorrei dire a Lambrenedetto XVI, che ha fatto molti live dicendo che lui aveva pentito. Ah, bene. Sì, io sto bene, caro Claudio Wolf, io lo conosco da un bel po', mi dici Claudio Wolf. Bene, allora, siccome mi piacciono i suoi video, soprattutto di quando perde le staffe, e qui io non userò paroline perché l'ultimo video non è che gli hanno tolto la monetizzazione, ma gli hanno tolto la monetizzazione parziale. Quindi che significa? Qua non riesco a trovare, dovrei mettere canale, monetizzazione, vabbè, no, non c'ho, gestione video. Dice che il mio canale è a posto per la monetizzazione, ma siccome ho impiegato una parolina che non ci è piaciuta, ah no, adesso mi sembra hanno revisionato il video e la monetizzazione è verde, perché o è verde o è gialla limitata geograficamente, o è nera che c'ha un taglio che non te lo monetizzano. Però ci sono due miei video, che per esempio un altro video streaming dal vostro Sant'Enchan e poi un altro che dove si fa vedere che una persona
hanno preso con le camere l'assassinato di una persona a spari. Allora dice non ha dato la maggior parte degli inserzionisti. c'ho due video così con l'icono del dollaro giallo, anzi un altro anche. Breaking news, siamo a rischio di una guerra mondiale nucleare, nessuno ne parla. Però di solito invece me li monetizzano. Quindi l'ultimo video live streaming parlando dei temi del giorno, la manovra finanziaria ed altro ancora, me lo hanno monetizzato totalmente, non è solo parziale. Si vede che hanno visto che commettevano un errore e che il contenuto era per tutti gli inserzionisti. Ma ecco, io ho visto l'Ambrenedetto XVI e mi sono piaciuti i suoi video, soprattutto ha degli argomenti, ma mi piace quando si incavola contro incavola, credo che non sia una parola cattiva, ormai l'ho detta, speriamo che non mi tolgano la monetizzazione, anche se nei miei video non è che faccio dei video che ogni volta raccolgono subito 100.000 visualizzazioni. Si imbestialisce, va su di testa contro chi lo spamma. Beh, allora vuol dire che prima mettono l'icono giallo del dollaro perché incavola, ci sarà un algoritmo che lo confonde con quell'altra parola, poi l'operatore umano va a controllare il video perché prima devono rastrellare tutte le informazioni e va a vedere che incavola. Allora ho visto anche dei video suoi nei quali dice che sta molto preoccupato e molto angosciato perché ha paura che lo facciano fuori, perché lui ha parlato molto, perché ha detto cose che non si possono dire, che ha colpito degli interessi forti e che quindi ha paura che... Ciao Christian Scooter, come stai? Buonanotte ormai. Spero bene. E quindi l'Ambrenedetto XVI esprimeva in più di un video la sua angoscia perché aveva paura di rappresaglie, di attentati, di soffrire, come si è visto che gli è successo alla giornalista di Malta che l'hanno fatta saltare con dell'esplosivo. Ha ricevuto delle minacce. Allora io più o meno ho guardato qualche suo video, non li ho guardati tutti, non so da chi abbia ricevuto delle minacce. Lui dice che dalle persone di estrema destra e di estrema sinistra. Allora vabbè, fa bene a ritenersi preoccupato perché non si sa dove mai si può andare a finire, o che abbia detto delle cose come la giornalista che hanno assassinato a Malta, che l'hanno fatta proprio saltare come Falcone con dell'esplosivo, gli hanno messo l'esplosivo in macchina perché indagava su traffici di persone, di organi, droga eccetera. Forse magari queste parole anche valgono per disturbare la monetizzazione, però se invece ha detto delle cose, cioè tutte le cose che io ho sentito che lui ha detto non sono nulla di grave, nulla per le quali lo vadino ad ammazzare, perché basta vedere, qua cerchi su, ti fai una googleata, stavo per scrivere Google, guarda, report Milena Gabbanelli, ecco, Milena Gabbanelli in report ne ha dette di cotte e di crude su tutte le mafie italiane, su tutte gli affari loschi. Report e vabbè, chissà quante minacce gli saranno arrivate, però basta vedere report che ti dà proprio nel dettaglio nomi, cognomi, marchi di industria, fabbriche che fanno sversamenti cloacali clandestini,
quindi Report ha detto più cose del nostro Lambrenedetto XVI in un solo episodio. Vabbè che anche la nostra cara amica giornalista, autrice e conduttrice del programma report Milena Gabanelli avrà ricevuto delle minacce, perché non c'è giudice, avvocato o giornalista che non riceva delle minacce, ma non per questo si ritira. Quindi se la Gabanelli continua a lavorare nella RAI e tornano le inchieste di Report, nella prima puntata migliaia di impiegati della pubblica amministrazione da oltre 20 anni lavorano senza diritti e contributi. Ecco, ci sarebbe da aspettarsi che qualche politico gli voglia inoltrare delle minacce. Quindi se la Gabanelli fa nomi e cognomi in Report, se hanno sospeso Travaglio e Santoro perché Travaglio mandava le letterine di qua e di là, soprattutto a Berlusconi, e poi sono andati alla settima, caro amico Lambrenedetto XVI, spiegaci, Lambrenedetto, che classe di minacce, chi ti ha minacciato, perché se lo lasci nel nulla gli dai più vigore a queste minacce, gli dai più forza. Se la lasciano viva vuol dire non ha nulla in mano. Se scoprisse qualcosa di grosso il giorno dopo la farebbero fuori. Certo, Claudio Wolf, è una possibilità, non la discuto, però voglio dire, mi sono perso qualche episodio di Lambrenedetto, perché da quello che ho ascoltato io ha sempre parlato genericamente. Il fatto che nei supermercati italiani eccetera possano arrivare a raddoppiare o a quadruplicare o a decuplicare il prezzo dei prodotti, soprattutto agricoli, non è una novità. Già ne parlavano negli anni 90, negli anni 80. Tu vai a comprare un chilo di carote a 4 euro, ma la cassetta di 20 kg al produttore gliela pagano 20 centesimi di euro, e il produttore c'ha tutte le spese, tasse, contributi, bla bla bla, agrochimici, agroalimentari, contributi dei lavoratori, per quello che poi si fomenta da parte di chi può l'assunzione di personale in nero, precario, clandestino, terzerizzato, il caporalato nei campi, perché gli fanno guadagnare appena 20 centesimi la cassetta di frutta. Infatti per quello chi può va a comprare al mercato generale, perché già paghi molto meno che nei commerci, soltanto che a volte ti devi cappare la verdura in casa, perché sono molte le cose che scarti comprando una cassetta di frutta nel mercato generale. Invece il supermercato ti fa trovare le cose belle monde. Ma si sa benissimo, dice il nostro amico Claudio Wolf, non è una cosa strana, anche in Sardegna molte cose costano molto meno che a Genova e sono le stesse cose. Esatto, quindi si tratta, se i politici non ci danno una mano, almeno di organizzarci tra noi consumatori, perché non rimane un'altra. È così, caro amico, bisogna organizzarsi, bisogna essere più attivi, bisogna cambiare informazione, bisogna fare degli orti comunitari, bisogna tutelare il made in Italy, che è realmente molto importante, dalle truffe tanto straniere che imitano i nostri marchi, come dalle truffe nostrane, perché ci sono molte organizzazioni delictive mafiose che adulterano i nostri prodotti e poi all'estero mangiano delle cose insane che magari hanno pure degli effetti tossici negativi, fanno male, e chi ci va di mezzo siamo noi, perché ci tolgono il lavoro. Per esempio, da sempre a Napoli
certe persone, per non fare nomi, poi qualcuno, ecco, non voglio ricevere le stesse minacce di Lambrenedetto, però a Napoli una certa organizzazione di cui non faccio nome, ma che tutti conoscono, che fa, vende i loculi e le tombe, per cui anticipatamente tolgono le bare e poi cuociono con della farina fatta con impasti anche di cenere, di segatura e altre cose, la cuociono col fuoco che appicciano anche dal legno delle bare e delle ossa dei morti, e quindi mangiano questo pane a Napoli, poveri. Claudio Wolf, qualche giorno fa hai sentito che hanno trovato dentro alcuni spinaci surgelati, hanno trovato foglie di mandragola che è tossica. Ecco, io sono sempre stato contrario a comprare il minestrone e l'insalata già fatta. Bisogna comprare, anche perché si risparmia, cioè dove è il risparmio di tempo nel comprare un minestrone o un'insalata già confezionata quando sai che la verdura già lavata e si appassisce velocemente? Bisogna comprare come si comprava una volta: ti compri la piantina di lattuga, ti compri la carotina, ti compri tutto quello che vuoi, poi lo lavi in casa, così puoi togliere le erbacce. Se compri il fagottino con l'insalatina o il minestrone già fatto, chiaro che non stai lì a spulciare il contenuto, e poi tutto ti sta bene. Poi dentro c'è la mandragola o addirittura la cicuta e resti avvelenato. È come comprare una borsa di porcini che non sai dove sono stati raccolti, veramente. Quindi ci sono molte cose oscure, però ecco, io non so, non ho visto tutti i video di Lambrenedetto XVI, caro amico Claudio Wolf. Se tu mi puoi suggerire qualcuno nel quale lui fa espliciti riferimenti a cose o persone per le quali avrebbe ricevuto una minaccia, te ne sarai grato, perché voglio informarmi, voglio sapere che cosa sta succedendo nel nostro paese. Comunque, caro Lambrenedetto XVI, sono d'accordo con te. Se tu guardassi i miei video, ti accorgeresti che ho fatto molte parodie come Capitan Sant'Echan, e quindi ti accorgeresti che anch'io la penso come te. Non esiste più né destra né sinistra. Io alcuni dove fa la spesa che mi ricordo non da nomi. Ah, bene, ecco. E quindi voglio dire, anch'io ho fatto dei video dove faccio la spesa e mi lamento in uno, cercate nel mio canale, cerca nel mio canale Claudio Wolf e poi compartilo. C'è uno in particolare, ma guardali tutti, Sant'Enchan fa la spesa o facendo la spesa. Adesso non mi ricordo il titolo in particolare perché li ho titolati tutti più o meno nello stesso modo, essendo io un genio con molta fantasia. Ma in un video faccio proprio delle carrellate, perché vado in giro col carrello e sto nella corsia della carta igienica e dico: stiamo distruggendo il medio ambiente, non per produrre cellulosa che servirà a stampare libri, non per produrre cultura come alle mie spalle, non per produrre cultura, ma in quel shopping center, in una corsia di più di 20 metri di qua e di là e anche in altre corsie, anzi forse era una doppia corsia di 20 metri, forse era di 40 metri, dal pavimento al soffitto alto 10 metri, perché era tipo un capannone, una cosa così. C'erano tonnellate e tonnellate letteralmente di carta igienica.
stiamo distruggendo i boschi pluviali tropicali dell'Amazzonia non per produrre cultura o raccontini dark gotici come Fantomas, ma stiamo bruciando il medio ambiente per lavarci il fondo schiena. Ormai abbiamo distrutto tutto e visto che non abbiamo aderito al protocollo di Kyoto degli anni 80, ormai è troppo tardi per andare indietro. Vi ringrazio dei 5 like. Allora trovo giusto che l'Ambrenedetto XVI abbia fatto le sue denunce dai supermercati e lo invito a guardare i miei video, e vi invito a tutti voi, cercando nel mio canale spesa, Sant'Enchan fa la spesa, queste cose qua. Infatti stiamo estinguendo ogni specie di animale e il bello è che rompendo gli equilibri ecologici, l'ultima specie ad estinguerci saremo noi, sempre che non venga questa famigerata guerra nucleare fra Corea del Nord e Corea del Sud. Adesso, quindi, dopo aver manifestato la mia adesione, la mia solidarietà all'Ambrenedetto XVI, che grazie al nostro amico Alessandro Arcangeli ho scoperto, e forse anche grazie a te Claudio Wolf, e vi voglio parlare, se ne avrò tempo, perché intanto si fa tardi, sono le 23:28 e io già sto in aria da 21 minuti. Voglio parlarvi che ho visto dei documentari in YouTube sul gotico. Poi non so esattamente quale possa essere la differenza fra il gotico, il racconto noir, l'orrore, il terrore, però c'è anche questo che non so se è noir o gotico, che è Fantomas, che è bellissimo, di Pierre Sylvestre e Marcel Alain. Veramente, se non ce l'avete compratevelo, edito dalla Arnaldo Mondadori editore. Bello il gotico nacque con Edgar Allan Poe, esatto, Fantomas e Noir. Poi c'è un altro testo che mi è molto piaciuto, ma molto, e se lo trovo ve lo faccio vedere, che è più antico e che forse questo è gotico, non lo so, di Charles Robert Maturin, Melmoth, l'uomo errante, l'uomo che fa un patto col diavolo e in pratica mi sembra che viene sulla terra a riscuotere le anime dei peccatori. E qua si vede, anche se non allo stesso livello dei 120 giorni di De Sade, qua si vede come la corruzione possa colpire soprattutto ecclesiastici, preti, tutte le persone proprio che per il loro lavoro, la loro professione di fede, hanno familiarità con il male e le sue manifestazioni. Nota, gli ecclesiastici dicono professione di fede, è un lavoro. Il Faust, sì, l'ho visto più che altro nella tele, che è buona a rovinare le cose, anche il cinema. Poi ci sarebbe il Conte Dracula. Infatti Dracula il vampiro ce l'ho qua, un libro antichissimo che è costato a suo tempo 350 lire, quindi stiamo parlando di quando io ero proprio piccino, l'ha comprato mio padre. Longanesi e Company, una cosa che il cinema riesce sempre a rovinare tutti i buoni libri, perché nessuna versione è aderente all'originale.
tutti credono che Dracula il vampiro sia un racconto che direttamente è un viaggio al castello di Transilvania dove incontrano un vampiro che succhia sangue. Invece il protagonista del libro vero mi sembra che è un agente immobiliare, lo devo ritornare a leggere, che quindi più gotico di questo non si può, questo sì che è una novella gotica, però un racconto gotico, però eh, Dracula il vampiro non appare nel suo castello di Transilvania, è un me lo dicono spesso è un lavoro per loro, me lo dicono spesso dei preti. Dracula è bello, però il cinema ha fatto grandi perle. Sì, allora ti dicevo, in effetti il protagonista mi sembra che è un agente immobiliare e Dracula si contatta con lui per comprare una mansione e contrariamente a quello che si pensa appare molta tecnologia in questo libro d'epoca perché stiamo alla fine dell'ottocento, 1875. Quindi come fa l'agente immobiliare a vendere una vecchia proprietà al conte transilvano? Usa la prima Kodak scartabile per fare delle fotografie con la cellulosa e gli manda la foto a Dracula che compra per corrispondenza la casa. Poi che c'entra l'elemento tecnologico? La moglie del protagonista è una dattilografa e la macchina da scrivere è stato uno degli inventi più strepitosi di quell'epoca, quindi trascrive tutte le lettere, tutta la corrispondenza perché loro vogliono investigare su questo conte Dracula chi è veramente, perché succedono delle strane cose intorno a lui. Allora ricevono della corrispondenza da parte di tutto il mondo. La moglie non soltanto impiega l'invento della macchina da scrivere per riuscire e serrava la casa. Beh, vabbè, vi saluto, ciao.